Dracula va dal dentista. Nel cuore della notte, nel castello di Dracula, il silenzio era rotto solo dal suono del vento che soffiava tra le antiche mura. Tuttavia, quella notte qualcosa di diverso si percepiva nell'aria. Dracula, il famigerato vampiro, si aggirava irrequieto nella sua camera. Da giorni un fastidioso mal di denti lo tormentava. Non era un dolore comune, ma un'irritazione pungente che non lo lasciava in pace. Si toccava i canini, cercando di capire cosa non andasse. Un vampiro con il mal di denti? È ridicolo, pensava tra sé e sé, ma il dolore era innegabile. Anche i suoi fedeli servitori, abituati al suo aspetto sempre impeccabile e alla sua aura di potere, notarono un cambiamento. Dracula sembrava meno austero, quasi vulnerabile. Il dolore lo faceva trasalire ogni volta che cercava di mordere qualcosa. Si rese conto che doveva affrontare questa situazione, ma a chi poteva rivolgersi un vampiro per un problema così umano? Dracula si ritirò nel suo studio, circondato da libri antichi e mappe. Pensò a lungo prima di prendere una decisione. Alla fine si convinse che l'unica soluzione era consultare un dentista. L'idea lo faceva rabbrividire. Come avrebbe potuto spiegare la sua condizione senza destare sospetti? Eppure non poteva più sopportare quel mal di denti. Dracula chiamò Igor, il suo fedele servitore, e gli ordinò di trovare il miglior dentista disponibile. Igor, un uomo basso e curvo, obbedì senza fare domande, ma non poté nascondere un sorriso ironico. Lavarsi i denti non sarebbe male, signore, mormorò, ma Dracula lo ignorò, troppo preso dal suo dolore. Igor tornò dopo qualche ora con il nome di un dentista, il dottor Vanni, noto per la sua discrezione e competenza. Dracula, con un sospiro rassegnato, accettò l'idea. Andiamo, Igor, affrontiamo questa nuova sfida. Dracula e Igor raggiunsero lo studio del dottor Vanni in una notte nebbiosa. Lo studio, situato in una strada tranquilla, aveva un'aria rassicurante, con luci soffuse e piante verdi. Entrando, Dracula avvertì una strana sensazione di nervosismo, un sentimento a cui non era abituato. Igor rimase fuori ad aspettare, mentre Dracula si avvicinava alla reception, dove una giovane assistente lo accolse con un sorriso. Il dottor Vanni era un uomo di mezza età, con occhi gentili e mani sicure. Non sembrò sorpreso dalla pallida carnagione di Dracula, né dai suoi canini un po' troppo affilati. «Signor Dracula, è un piacere conoscerla. Prego, si accomodi». Dracula si sedette sulla poltrona odontoiatrica, rigido e un po' impacciato. Il dottore cominciò a esaminare i suoi denti con professionalità. «Ha un'infiammazione alle gengive e una carie piuttosto profonda», diagnosticò il dottore. «Ma nulla di cui preoccuparsi, risolveremo tutto con una pulizia e un trattamento». Dracula non era mai stato così vicino a un umano per così tanto tempo senza pensare a morderlo. Il mal di denti, però, aveva la meglio su qualsiasi altro impulso. Il dottor Vanni iniziò a lavorare e Dracula sentì un misto di sollievo e sorpresa per la competenza del dentista. Nonostante il suo scetticismo iniziale, si accorse che il dolore cominciava a diminuire. Dopo aver terminato il trattamento, il dottor Vanni si sedette accanto a Dracula, con un'espressione seria. «Signor Dracula», iniziò, «per mantenere i suoi denti in salute è fondamentale una buona igiene orale. Lavarsi i denti almeno 2 volte al giorno e usare il filo interdentale. So che può sembrare banale, ma è davvero importante, specialmente per lei». Dracula annuì, un po' confuso ma grato per l'aiuto. «Capisco, dottore. Ammetto che non ho mai dato molta importanza a queste cose». Il dottore sorrise comprensivo. «Non è mai troppo tardi per iniziare. E se il mal di denti dovesse ripresentarsi, mi raccomando, torni a trovarmi. Non vogliamo che un problema piccolo diventi più grande». Mentre Dracula si alzava per andarsene, il dottore gli consegnò un piccolo sacchetto con uno spazzolino nuovo e un dentifricio. Lavarsi i denti regolarmente è il primo passo.
Ci vediamo per un controllo tra 6 mesi. Dracula, un po' stranito ma riconoscente, ringraziò il dottore e uscì dallo studio. Igor lo attendeva fuori, curioso. «E allora com'è andata?» chiese. Dracula fece un mezzo sorriso, mostrando i suoi canini finalmente non più doloranti. «Igor, mi sa che dovrò iniziare a prendermi cura dei miei denti come un umano». Di ritorno al castello, Dracula rifletteva sull'esperienza dal dentista. Non aveva mai pensato che un problema così umano potesse affliggerlo, ma l'incontro con il dottor Vanni gli aveva aperto gli occhi. Decise di prendere seriamente il consiglio del dentista. Ogni notte, prima di andare a riposare nella sua bara, Dracula si trovava ora di fronte allo specchio del bagno, spazzolino in mano. All'inizio, l'idea di lavarsi i denti sembrava strana e quasi ridicola, ma ben presto notò una differenza. Il fastidioso mal di denti era scomparso e persino i suoi canini brillavano di un bianco che non aveva mai visto prima. Igor, passando per il corridoio, osservava questa nuova routine con un misto di sorpresa e divertimento. Chi l'avrebbe mai detto, pensò, il conte Dracula che si lava i denti? Dracula, tuttavia, si stava abituando a questa nuova normalità. Non solo si sentiva meglio, ma si accorse che anche il suo fascino gotico ne traeva beneficio. Iniziava a capire che, nonostante la sua natura immortale, prendersi cura di sé era fondamentale. Passarono i mesi e Dracula, ormai abituato alla sua routine di igiene orale, sentiva di aver raggiunto un nuovo equilibrio. La notizia del vampiro che va dal dentista si diffuse rapidamente tra i suoi conoscenti del mondo soprannaturale, suscitando reazioni di stupore e curiosità. Alcuni, come il lupo mannaro Lupin e la strega Morgana, lo presero bonariamente in giro, ma Dracula non se ne curava. Aveva scoperto che un piccolo cambiamento nella sua vita poteva avere un grande impatto. Un giorno decise di organizzare una festa al castello, invitando tutte le creature della notte. Voleva dimostrare che anche i più antichi dei mostri potevano adattarsi ai tempi moderni. Durante la festa, Dracula fece un brindisi speciale, alzando il calice colmo di un vino rosso intenso. «Alla salute», disse, con un sorriso scintillante. Tutti gli invitati risposero con un applauso, apprezzando il suo senso dell'umorismo e la sua nuova filosofia di vita. Dracula capì che il mal di denti era stato una benedizione sotto mentite spoglie. Non solo aveva risolto il problema, ma aveva anche imparato una lezione importante. Non bisogna mai sottovalutare l'importanza della cura personale, neanche per un vampiro. E così, tra risate e brindisi, la notte passò in allegria, con Dracula che finalmente si sentiva in pace, con se stesso e con il mondo che lo circondava. Thank you for watching. If you enjoy acquiring the Italian language with stories, please like the video and subscribe to the channel. Hope you're having fun on your language learning journey. See you in the next video.